Benvenuti a tutti su Potoi TV. Il video di oggi è un video guida su Gorbag. Diamogli uno sguardo in generale. Allora, lui è un comandante tier 1 della fazione del male. Lo si può sbloccare utilizzando, come tutti i tier 1 del male, l'osso di bestia decorativo e la carne di warga arrosto. I suoi titoli sono Interrogatore, Vecchio Orco, Leader Grigio e Sentinella di Kirin Tungol. Ora li andiamo a vedere nello specifico. Interrogatore ci permette di fare più danni a quelle unità che sono vittima di stordimento o di follia. Lui, con l'abilità Freno, fornisce una possibilità a due bersagli nemici di diventare storditi, quindi di non agire per un round. Questa è un'abilità con un cooldown di 3, quindi ogni 3 round si attiverà questa abilità. Poi abbiamo lacerazione, danni continui per 3 round. Il titolo Vecchio Orco invece ci dà più concentrazione a discapito della forza ed è un'abilità utilizzata principalmente per il suo ramo Medicazione, che è una fortissima abilità di cura che viene principalmente usata per evitare che le truppe muoiano, ma semplicemente quando ci sono punti persi. È raro trovare un'abilità di cura forte tra i comandanti del male e lui ce l'ha, almeno è un tool in più, diciamo, una possibilità in più. Poi c'è Leader Grigio, che fornisce a livello massimo meno 15% sui danni subiti ai propri orchi. Rami abilità abbiamo Condottiero Orco, che dà più velocità e meno danni subiti, e Marcia, ovvero più velocità all'esercito. Poi abbiamo il titolo più forte, ovvero Sentinella di Kirin Tungol, che ci fornisce a livello massimo più 30% sui danni dei nostri orchi e però anche la possibilità di cadere vittima di follia, mentre se la portiamo al massimo ci dà immunità alla follia ai nostri orchi, quindi un'abilità molto molto forte. L'altro ramo abilità è Maledizione di Corruzione, della corruzione, che fa danni da veleno e possibilità di cadere vittima di follia. Poi abbiamo Ira, tutte le unità alleate, 30% di cadere vittime di follia, però ottengono più una percentuale in più di danni per un round, molto forte, e avendo la possibilità, cioè avendo l'immunità dalla follia per i nostri orchi, è un'abilità che va sbloccata completamente. Ora andiamo a vedere la build R0 fino a R2. Da R0 ad R2 abbiamo soltanto sbloccati Vecchio Orco ed Interrogatore. In più, lui essendo un comandante leader non ottiene dei punti skill per le proprie abilità. Di conseguenza avremo soltanto i 50 punti abilità disponibili dei livelli fatti, oppure 52 se lo avete portato a rispetto 2. Quindi come vanno allocati questi punti? Allora, Vecchio Orco e Interrogatore vanno portati al massimo. Poi andiamo a sbloccare al massimo Medicazione, Freno e Lacerazione. Lasceremo senza alcun punto Acume. Quindi questa è la disposizione dei punti. Se ne avete di meno, mettete meno punti sulla Lacerazione, prediligete Freno e Medicazione come abilità da portare al massimo. Passiamo ora alla build rispetto 3 fino al rispetto 4. In questa build Gorbag sblocca Leader Grigio, e quindi come vanno allocati i punti per questo livello di rispetto? Allora, qua cambia un attimo la situazione sia rispetto ai livelli prima che ai livelli successivi, perché mentre quando noi ce l'abbiamo a rispetto 3, Gorbag deve diventare una roccia e praticamente non deve morire, quindi vanno a prediligersi i titoli Vecchio Orco con Medicazione e il titolo Leader Grigio con Condottiero Orco. Come vanno quindi allocati in totale i punti? Allora, vanno messi 15 punti su Vecchio Orco con 7 punti su Medicazione, 15 punti su Leader Grigio, 7 punti su Condottiero Orco, 6 punti su Interrogatore e 3 punti su Freno. Il punto restante lo potete mettere un po' dove volete, se volete sbloccare Lacerazione, se volete sbloccare Marcia, Acume non ve lo consiglio, nel caso ne mettete uno in più su Interrogatore, quindi 7 su Interrogatore
e 3 su freno. Passiamo ora alla build rispetto 5. Con lo sblocco dell'ultimo titolo, Gorbag cambia un po' di identità, passa dall'essere una roccia a diventare più offensivo. Quindi i punti vanno allocati in modo diverso. Ne avremo 55 a disposizione come minimo e li distribuiremo in questo modo: 15 punti su Sentinella di Kiritungol, con 7 punti su Ira, 15 punti su Leader Grigio, con 7 punti su Condottiero Orco. I restanti punti vanno messi su Interrogatore. Se ne avete di meno, fate 7 punti su Interrogatore e 3 punti su Freno. Altrimenti dovreste riuscire a fare 8 punti su Interrogatore e 4 punti su Freno. Di questo modo Gorbag diventerà più offensivo, avrà più danni ai nostri orchi e riuscirà ad avere un'identità più offensiva, più da attaccante, più che altro che da difensore, tra virgolette. Passiamo ora a vedere quali truppe vanno utilizzate e quali equipaggiamenti sarebbe meglio dargli. Vista la build rispetto 5, è molto importante dargli solo truppe che siano orchi. Quindi una composizione tipica potrebbe essere fornirgli un po' di frantumatori per ridurre la difesa degli avversari, un po' di mietitori che ci permettono di fare tanti danni e ora tra le mie truppe disponibili io gli darei anche un po' di incursori, visto che nella mia situazione attuale combatto Gondor e Gondor usa principalmente delle truppe di cavalleria, quindi una composizione tipo potrebbe anche essere questa qua. Comunque l'importante è utilizzare solo truppe orco, così da poter sfruttare al massimo i suoi titoli e le sue abilità, che adesso andiamo a sbloccare. Una volta alloccati i punti possiamo andare a vedere quali armi, armature, elmi e accessori siano i migliori per lui. Allora, lui dovrebbe prediligere dell'equipaggiamento forza e concentrazione. Ora non ho l'equipaggiamento adatto, ma uno che può esservi da esempio può essere la mazza chiodata, quindi forza e punti ferita, punti vita dell'esercito. Oppure si potrebbe anche cercare un'arma come la spada corta del leader, che ci dà forza del comandante e l'attacco dell'esercito da mischia. Sono armi molto forti per lui. Possiamo prendere in esempio la sua arma principale, la sua arma da rispetto 10, che come potete vedere gli fornisce forza, concentrazione e attacco all'esercito orchi e urukai. Ok, quindi bisogna prendere anche ispirazione da quello che il gioco già ci fornisce. Quindi cerchiamo un'arma che fornisca attacco all'esercito degli orchi o all'esercito da mischia. Per le armature ritengo che, se ne volete una d'oro, l'armatura della stirpe da guerra sia una tra le migliori, altrimenti si può optare anche per un'armatura a scaglie, che è molto forte ed è azzeccata per un comandante come Gorbag. Come elmi, un elmo che la fa da padrone è l'elmo dell'orgoglio, fortissimo, che fornisce veramente tanta difesa ai nostri orchi e al nostro esercito da mischia. Altrimenti un buon elmo è l'elmo brutale, fortissimo, che ci fornisce punti ferita al posto della difesa. Mentre per gli accessori, qua è una storia un po' più difficile, e uno che mi viene in mente da consigliarvi è lo scudo della bianca mano, che dà proprio difesa agli orchi. Ma ora vediamolo un attimo in azione. Prendiamo come bersaglio un'orda livello 35, quindi ricordate, lui adesso, il mio Gorbag, è senza equipaggiamento di livello 38, quindi non avrà dei risultati eccellenti. Tuttavia, vediamo come si comporta. Ecco che Gorbag sta per affrontare l'orda livello 35 e vediamo come si comporta. La sconfitta è una cosa molto difficile da fare, con anche veramente poche perdite. Ho comandanti di livelli più alti che a pieno regime, quindi con tutte
gli equipaggiamenti al posto e il livello 50 fanno le stesse perdite. Comandante veramente molto forte, che dà veramente tanti buff alle proprie truppe, e vi consiglio di utilizzare, e se ci riuscite anche di portarlo ad R10 per la sua arma. Per il video di oggi ragazzi è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like e commentare al video, condividerlo se volete, e ciao ragazzi.